Benvenuti sul mio canale, vi insegnerò in questo tutorial come si utilizzano vari pennelli, soprattutto come sono composti i pennelli. Questo è un estratto di una lezione, se siete interessati alla lezione completa visionate il mio sito internet e il primo link in descrizione. Un pennello si compone di tre parti, una punta che può essere a pelo sintetico o naturale, una ghiera che può essere in metallo o in plastica e un manico che può essere anche questo di legno o plastica. Le dita, diciamo, non devono mai superare la ghiera e deve essere impugnato sempre più distante per fare movimenti più ampi e più di precisione. Vedremo che ogni pennello ha il suo utilizzo, pennelli per acquerello che servono per trattenere di più l'acqua e rilasciarla gradualmente. Occorre tenere ben puliti i pennelli, mai tenerli a bagno appoggianti e usare anche dei detersivi apposta specifici. Vedremo poi, anche in una prossima lezione, come disporre i colori su una tavolozza in un prossimo tutorial e soprattutto vi insegnerò a creare anche un disco cromatico affinché poi possiate capire bene come mescolare i colori. A questo punto però vi invito a seguire la lezione che come vi ripeto è semplicemente questo un estratto velocizzato della lezione vera e propria e vi mostrerò appunto come utilizzando della carta apposta, una carta che assorbe l'acqua, vi mostrerò come questi pennelli piatti, per esempio con le forme rettangolari, sono adatti per campiture piatte e campiture unite. Logicamente, vedete, forme stondate si riesce a farle peggio. Vedete, io su questa carta stendo ora il colore molto velocemente, vi faccio vedere che i pennelli piatti sono utili per esempio perché si possono usare sia di taglio che normalmente, se no esistono questi pennelli a ventaglio che servono per esempio per fare la vegetazione, i peli degli animali che hanno una forma particolare proprio perché catturano il colore in una certa maniera che a noi tornerà molto utile. Poi ci sono i pennelli invece stondate con forme stondate o a lingua di gatto che riescono a farci fare delle forme tonde oppure pennelli a punta fine che ci possono dare l'opportunità, come il pennello piatto usato di taglio, di fare anche elementi molto sottili, come vedete in questo caso. Vi mostro ora la differenza tra un pennello normale, che riesce a trattenere l'acqua solo fino a una certa misura, e un pennello invece, come quello che ora vi mostrerò, per acquerello. Un pennello questo ha il serbatoio e quindi riesco a premere e a far scendere l'acqua come desidero, ma questi pennelli per esempio sono specifici bombatini per acquerello, riescono a trattenere l'acqua e a rilasciarla allo stesso tempo a rilavare e a ritirarla fuori in maniera completamente diversa. Sono eccezionali. Guardate per esempio con una sola passata nell'acqua quanto dura questo pennello e quanto riesce a trattenere e a rilasciare il colore in maniera graduale. Grazie per avermi seguita e se volete maggiori dettagli vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo tutorial sui pennelli e su come si utilizzano.